Buongiorno, benvenuti a tutti sul mio canale. Questo è il mio sistema di raccolta delle acque piovane. Attraverso il discendente l'acqua riempie la cisterna da 1000 litri e poi può essere ripescata attraverso una pompa a 12 volti per irrigare il giardino. In un video precedente che vi invito ad andare a vedere ho realizzato questo mini impianto di recupero delle acque piovane. Oggi voglio condividere con voi la realizzazione di un controllo pompa a relè con un sensore troppo pieno. Immergendo questo sensore all'interno del mio annaffiatoio, quando sarà arrivato al livello di questi due cavi, la pompa smetterà di funzionare. Questa pompa da 19 litri al minuto, 12 volt, unitamente ad un alimentatore 3 ampere, sono stati oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere, che oggi voglio proporvi in una versione più aggiornata e anche più affidabile. Inserendo questo sensore la pompa smetterà di funzionare e togliendolo ovviamente riprenderà a funzionare normalmente. Se vi piace l'elettronica, vedremo oggi come realizzare questo circuito elettronico con componenti SMT, quindi microscopici, e un relè a 12 volt. Se invece volete soltanto il circuito di controllo, vi ricordo che questo controller è disponibile online a modico prezzo e può essere collegato a qualsiasi pompa. In descrizione troverete il link per il suo acquisto. Ma adesso procediamo a realizzare da zero il mio controller fai da te con componenti SMT e un relè a 12 volt. Partiamo dallo schema elettrico. Innanzitutto abbiamo due transistor SMT BC337. Il transistor a destra serve per attivare il relè e quindi attivare la pompa, e questo transistor risulta collegato sulla base una resistenza di polarizzazione da 10 kΩ e anche un secondo transistor che serve invece per spegnerlo, cortocircuitando a massa la tensione presente sulla base. Questo secondo transistor sarà comandato dal raggiungimento del livello dell'acqua nel mio annaffiatoio. Per realizzare questo circuito mi procuro una basetta 1000 fori doppia faccia o singola faccia e con una forbice da lamiera vado a tagliare un pezzettino necessario per realizzare questo circuito e tratto questa superficie con del flussante specifico per componenti SMT. Il flussante, ricordo, permette l'adesione perfetta dello stagno sulle piste. Mi procuro un relè 12 volt, 10 A di corrente massima anche a 220 volt, dotato di 5 terminali, 2 sono per la bobina, il centrale è il nodo comune che commuta tra gli altri due opposti. Testato a 12 volt, questo relè funziona correttamente. Vado ad inserirlo sulla mia basetta 1000 fori e con dello stagno Lega 6040 da 1,5 mm vado ad effettuare le prime 5 saldature relative ai suoi terminali. Mi procuro un transistor BC847 che è l'equivalente NPN del BC337 e inizio a saldarlo sulla basetta 1000 fori in corrispondenza nei pressi della bobina del relè. Questo sarà il transistor che va a eccitare la bobina del relè. L'occorrente è un buon paio di occhiali ingranditori, delle buone pinzette, una mano ferma e un po' di pazienza e vedrete che non avrete problemi. La piedinatura di questi transistor è quasi sempre la stessa, la base a sinistra, l'emettitore a destra e il collettore nella parte alta. Seguendo sempre lo schema elettrico vado a saldare anche il transistor di spegnimento, quello a diretto contatto con i sensori del troppo pieno. Questo transistor lo collegherò vicino al primo, in quanto è ad esso strettamente collegato. Vado a saldare il diodo 1N4007 posto sul collettore del transistor di eccitazione del relè. Questo diodo posto sulla bobina serve per scaricare verso il positivo le extracorrenti prodotte dallo spegnimento del relè che potrebbero danneggiare il transistor. A questo punto effettuo la saldatura delle due resistenze da 10 kΩ necessarie a polarizzare i due transistor e la prima vado ad inserirla sulla base del transistor di eccitazione del relè, mentre la seconda
collegata tra il positivo 12 volt e il sensore dell'acqua servirà a polarizzare il transistor di spegnimento per raggiungimento del livello troppo pieno. Questa resistenza inoltre impedisce, in caso di accidentale cortocircuito dei due puntali del sensore dell'acqua, che il transistor di spegnimento venga distrutto dal collegamento sulla sua base diretto dei 12 volt. A questo punto vado ad inserire i tre condensatori al poliestere da 10 microfarad, il primo sulla base del transistor di spegnimento, il secondo sulla base del transistor di accensione e il terzo sul relè. Quest'ultimo serve per evitare pericolose oscillazioni di accensione e spegnimento del relè, mentre i primi due servono per filtrare eventuali oscillazioni presenti sulla linea di ingresso del sensore. Questi condensatori sono disponibili in kit con diversi valori e possono essere acquistati online a modico prezzo in diverse grandezze, molto comodi nella realizzazione di questi circuiti elettronici. Una volta inseriti tutti i componenti necessari, è il momento di effettuare le relative saldature e laddove esiste una distanza notevole andiamo a utilizzare un filo sottilissimo da un cavo di rame non smaltato, quindi con il quale andrò ad effettuare tutte le saldature per collegare le parti e i pin distanti tra loro all'interno del circuito. Questa è l'operazione forse che richiede maggior tempo e maggior pazienza, ma se strutturate bene i componenti sul circuito, alla fine vedrete che non ci vorrà molto. Una volta ricontrollati tutti i collegamenti e una volta anche effettuati anche i collegamenti con l'esterno, cioè l'alimentazione di 12 volt, il sensore del troppo pieno e il comando all'uscita del secondario del relè per la pompa, nel mio caso a 12 volt, il circuito si presenterà grosso modo così come vedete. Sulla destra abbiamo nell'ordine il negativo e il positivo di alimentazione nero e rosso rispettivamente 12 volt, in basso i due fili blu relativi al sensore troppo pieno che va all'interno dell'annaffiatoio e in alto il filo bianco di uscita che si collega al motorino, alla pompa di aspirazione che è commutato sul positivo di alimentazione. Dopo un primo collaudo, per proteggere questo circuito dall'umidità e dall'acqua, decido di spruzzare dello smalto acrilico trasparente su questa basetta in modo da evitare ossidazioni e la formazione di ruggine che è sempre in agguato negli ambienti umidi come quelli di una vasca piena d'acqua. Una volta essiccato questo smalto, il mio circuito sarà pronto per essere collegato alla mia pompa e al suo alimentatore 12 volt 3 A. Secondo lo schema seguente abbiamo i 12 volt che entrano nel circuito dal filo rosso e nero, i due fili blu che vanno verso il sensore che verrà inserito sull'annaffiatoio e il filo bianco che contiene la commutazione per i 12 volt che sarà collegato al positivo della pompa di aspirazione. Tutto questo circuito e l'alimentatore sarà inserito all'interno di una scatola IP44 essendo posta all'esterno. Innanzitutto collego i due cavi del sensore che vanno all'interno dell'annaffiatoio, i due cavi blu del mio circuito. Quindi vado a collegare il positivo di uscita verso la pompa 12 volt commutato dal relè, il cavo bianco per intenderci, che sarà collegato al positivo della pompa 12 volt, laddove invece i negativi ovviamente saranno tutti collegati tra loro. All'alimentatore 12 volt. Infine vado a collegare il positivo all'alimentatore 12 volt per alimentare tutto il circuito. L'accensione dell'alimentatore farà partire automaticamente la pompa e sarà comandata da un interruttore sempre all'interno di un contenitore IP44 posto nei pressi del sensore e del tubo dell'acqua, e una volta ricontrollati tutti questi collegamenti per filo e per segno, evitando ovviamente di fare cortocircuiti tra positivo e negativo, vado a chiudere
il mio contenitore a tenuta stagna e sono quasi pronto per il mio primo vero e proprio collaudo. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono per mettere like e iscriversi al canale per supportarmi e vedere in futuro video simili a questo. Grazie, grazie mille. Accendo tutto il dispositivo attraverso l'interruttore esterno fornendo la 220 all'alimentatore e quindi alla pompa 12 volte, e la pompa inizierà a girare e fornire acqua dal tubo di uscita. Ho realizzato un sensore con i due fili che provengono dal mio circuito con un semplice filo stagnato per corrente elettrica, e questa pila che funge da peso per far affondare la sonda all'interno di questo annaffiatoio. Vedete l'acqua che non esce più perché la pompa si è spenta. A questo punto, ritirando fuori il mio sensore, la pompa si rimetterà in funzione e l'acqua ricomincerà a fuoriuscire. E con questo sistema niente più annaffiatoi strabordanti quando li lasciamo a riempire. Bene amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto. A me non rimane che ringraziarvi per la visione e darvi appuntamento alla mia prossima pazza idea. Io vi ringrazio e come al solito vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie e ciao a tutti.